Pronto? Berlusconi? Qui Berlusconi. Ciao papà, ti va tutto bene? Ah, scusa, sta arrivando Tini, ti saluto. Ciao Tini, scusa, mi firmeresti un autografo? Certo, ma io non sono mica ingenua. Leggo sempre prima di firmare qualcosa. Ma qui c'è scritto che rinuncio a metà del mio cachet. Io non c'ho mica mal di testa, rinuncio a tutto il mio cachet. Bene, brava Tini. Benvenuti in Storie dalla soffitta, cinema, tv, ricordi. Se ancora non l'avete fatto iscrivetevi al canale, ci vediamo in soffitta. Oggi parliamo di Tini Cansino, un nome che solo a pronunciarlo profuma di anni '80, di lustrini televisivi, di varietà irriverenti e di quella bellezza magnetica che non chiedeva il permesso per farsi notare. Tini è stata una figura eclettica dello spettacolo italiano. Televisione, cinema, copertine patinate. La sua presenza è stata forte anche sulle riviste più popolari dell'epoca, tra cui Playmen, dove ha mostrato una sensualità elegante, mai banale, e una versatilità che andava oltre l'immagine. Ma è soprattutto in televisione che lascia il segno. E quando dici televisione anni '80, dici inevitabilmente drive-in. Prima però, facciamo un passo indietro. Un sabato e domenica tutto per noi. Mi sento già tutta un bolore. Devi vedere come friggo io. Dietro il nome d'arte Tini Cansino si cela Fotina Lappa, nata nel 1959 a Volos, vicino ad Atene. Per anni si è giocato sul mistero delle sue origini. Americana? Greca? Salentina? Si parlò perfino di Lecce. In realtà, le sue radici sono greche. A chiarire molti dubbi contribuì anche il cantante venezuelano Cosmo de la Fuente, amico dell'attrice. Il mistero però faceva parte del personaggio e negli anni '80 il personaggio contava e come. Io invece ci sarei stata. Andrea mi è sempre piaciuta. Fin dai tempi che andavo a scuola me lo sognavo anche di notte. Ma poi ho incontrato l'uomo del mio destino, Gianni. Solamente che con la crisi degli alloggi viviamo in un residence. È il nostro piccolo nido d'amore. Tini studia danza classica, disciplina, eleganza, controllo del corpo. Tutti elementi che ritroveremo poi davanti alla telecamera. Si fa notare nello show Playgirl accanto a Minnie Minoprio. È giovane, bellissima, sicura, e a soli 19 anni durante una vacanza in Italia viene notata da Alberto Tarallo, produttore televisivo e agente di spettacolo. È lui a intuire il potenziale. È lui a suggerire il nome d'arte. Tini Cansino. Un nome che richiama immediatamente Rita Hayworth, il cui vero nome era Margarita Cansino. E qui nasce il mito. Si costruisce una presunta parentela con la diva americana, una strategia mediatica studiata nei minimi dettagli. Chioma rossa fluente, accento americano volutamente accentuato, un'aura da star internazionale. Il pubblico resta affascinato. Per un bel po' la storia regge. Poi arriva la smentita. Tini stessa, in una sorta di confessione pubblicata su Blitz, racconta che il secondo marito di sua madre, Peter Cansino, sarebbe stato lontanamente legato alla famiglia Hayworth. Ma la parentela diretta? No. Quella era suggestione. E forse marketing. Ma diciamolo, funzionava. Sì? Il destino ha deciso, il peccato s'aspetta domani alle 3. Cretino! Vuoi fare le 4? Oh, ma non sei il bimbo che abita nel palazzo qui di fronte? No, sono Andrea. Ma quale Andrea? Io non conosco nessun Andrea. Il vero boom arriva con Drive-In nel 1983 su Italia 1, ideato da Antonio Ricci. Tini interpreta la ragazza fast food, presenza fissa, sguardo magnetico, fisicità da pin-up anni 50 rivisitata in chiave pop. Resterà nel programma fino al 1988 per tutte e 5 le edizioni. Accanto a lei una squadra che oggi è leggenda. Carmen Russo, Cristina Moffa, Nadia Cassini, Lori Del Santo, Eva Grimaldi, Ambra Orfei. Un concentrato di fascino che ha segnato un'epoca televisiva irripetibile. Il cinema arriva quasi in parallelo. Nel 1984 debutta in Arra Pao di Ciro Ippolito, film ispirato alle canzoni degli Squaller, ambientato in un villaggio di indiani. Prima che la terza luna confonda i suoi raggi sotto il monte dedicato al grande spirito, tu andrai a nozze con Cavallo Pazzo. Yeah. Ma Cavallo Pazzo non mi piace! Ma perché no, Cavallo Pazzo? Perché me lo sei un c***o! Tini interpreta Scella Pezzata, una squaw affascinante innamorata del protagonista. Il film viene lanciato con lo slogan "Ciao, vediti a Rapao". Trash dichiarato, ma con una sua identità precisa. Questa è Scella Pezzata, una donna di una bellezza profonda, molto, ma molto profonda.
innamorata di Arrapao, questo bestione che vedete sul cavallo, di facili costumi ma di sani principi. Nel 1985 è nel cast di Carabinieri si nasce di Mariano Laurenti. Nel 1986 arriva Delizia, diretto da Joe D'Amato alias Aristide Massacesi, dove è protagonista insieme a Eva Grimaldi. Il film tenta di trasportare al cinema il linguaggio di drive-in, gergo colorito, ritmo televisivo, ironia spinta, espressioni come paninazzo, taroccato, troppo giusto, cuccare e schiaffazzo diventano parte del lessico. Il pubblico però non risponde come in TV. Il passaggio dal piccolo al grande schermo non è semplice. Quello che funziona in televisione, al cinema cambia. Nel 1990 arriva Arabella, l'angelo nero di Stelvio Massi, firmato Max Steel. È il suo ultimo ruolo da protagonista. Qui interpreta una donna dalla doppia vita, che compie omicidi per proteggere i propri segreti e il marito paralitico. Un thriller sospeso tra tensione e atmosfere sensuali, dove la sua presenza scenica resta il vero centro gravitazionale del film. Nello stesso anno partecipa a Un passo dall'aurora di Mario Bianchi. Film drammatico ambientato a Venezia, mai distribuito in sala. Un B-movie a basso budget, ma con una fotografia notturna suggestiva che restituisce una Venezia oscura e affascinante. Poi una parentesi televisiva con il trio comico I 3-3 su Italia 1 e lentamente Tini si allontana dalle scene per dedicarsi alla famiglia. Silenzio, discrezione, scelta consapevole. Nel 2007 torna con un piccolo ruolo nella fiction Caterina e le sue figlie e dal 2012 entra stabilmente come opinionista a Uomini e Donne su Canale 5. Accanto a Gianni Sperti e Tina Cipollari, lei è diversa, più silenziosa, osserva, interviene poco, ma quando parla colpisce nel segno. La vita privata? Protetta. Sui social è praticamente assente, nessuna sovraesposizione, nessun clamore, e forse anche questo fa parte del suo fascino. Tini Cansino ha incarnato un certo tipo di bellezza anni '80, costruita, cinematografica, dichiaratamente scenica. Ha attraversato televisione e cinema, tra mito mediatico e realtà, tra strategia e autenticità. È stata un simbolo, è diventata un ricordo vivido. E oggi è una presenza diversa, più misurata, ma ancora riconoscibile. E noi qui in soffitta queste storie le custodiamo, le riaccendiamo, le raccontiamo. Se questo viaggio ti è piaciuto, lascia un like. Iscriviti alla Soffitta di Pippo e scrivimi nei commenti quale diva vuoi che riportiamo sotto questa luce dorata la prossima volta. Perché qui, tra polvere di pellicole e memorie che brillano, le storie non finiscono mai.